E noi giriamo subito questa domanda al professor Michele Geraci, New York University a Shanghai, uno dei massimi esperti proprio della situazione in Cina. Ben ritrovato professore. Ma tra Didi, Tencent, prima sul fronte dei diritti nel settore della musica, adesso vediamo sull'oppio della mente rappresentato dai videogiochi, cosa c'è dietro questa stretta di Pechino proprio sul settore dell'istruzione privata, sul settore tech, perché poi sta mettendo letteralmente in fuga gli investitori sulle società cinesi quotate a New York, e sono tante. Allora, a mio avviso questi eventi seguono una linea molto, molto chiara e molto semplice. In Cina è concesso per le aziende, è concesso alle aziende di far soldi, è concesso agli individui di arricchirsi, diventare milionari, miliardari, ma debbono comunque restare nell'ambito che io definisco micro aziendale. In nessun modo, nessuna azienda può oltrepassare questa linea e diventare, come dire, agente di politiche macroeconomiche. Sono tantissimi, lei ha detto Alibaba, va benissimo, andava benissimo finché Alibaba faceva B2B, C2C, commercio tra utenti, ma non può in nessun modo diventare una banca mobilizzando risparmi dei consumatori a cui offriva dei tassi di interesse anche competitivi con le grandi banche cinesi e in sostanza alterando la curva dei tassi. Noi sappiamo benissimo che la curva dei tassi io la definisco la madre di tutte le curve e deve essere saldamente nelle mani della banca centrale cinese, non può essere già ma che decide i tassi di interesse in Cina, perché sappiamo che questa è la base dell'economia. E gli esempi sono, è chiaro, quindi non so se voi avete parlato prima di Bitcoin. Bitcoin è il Satana per la Cina, perché è chiaro che la moneta, la caratteristica di Bitcoin, che è una moneta decentralizzata, è proprio che invece è un'economia dove il governo, attraverso tutti i suoi agenti, deve comunque controllare l'economia e sicuramente non può essere lasciata a dei ventenni che fanno di Bitcoin in giro per il mondo. Quindi lo stesso per le scuole, il sistema di istruzione deve essere equo, non lo è stato fino ad ora, i ricchi potevano avere accesso al doposcuola, a corsi di sostegno e questo è stato così fino ad ora. Adesso questo cambia, ma attenzione, sottolineo, questo c'è scritto nel piano quinquennale a pagina 2. C'è scritto il sistema di istruzione cinese deve diventare più equo. Cosa significa? Che non deve essere più basato su chi ha soldi può accedervi e chi non ne ha no, perché questo crea disparità e noi ci lamentiamo delle disparità di reddito. Ora, questo è un mio giudizio, si vorrebbe magari avere una società più equa. Prima qualcuno. Una società più equa. Abbiamo qualche piccolo problema di linea, però decisamente il messaggio è passato. In pochissimi secondi, sperando che la linea ci assista, professor Geraci, ma quindi non c'è proprio il rischio, evidentemente Pechino non lo ritiene così importante, che nessuno più metta soldi anche sulle Didi piuttosto che su Tencent, su Alibaba? Ma Pechino non ha bisogno dei soldi dell'Occidente, ne aveva bisogno 20 anni fa. Adesso se i fondi occidentali dovessero diminuire il loro peso sulla borsa di Shanghai o sulle azioni cinesi quotate a New York, questo va benissimo per la Cina. Noi sappiamo benissimo che avere investitori stranieri sui propri mercati azionari e anche, attenzione, obbligazionari, perché questo è il prossimo trend, non fa bene. Attenzione, è il problema dell'Italia. Qual è il problema dell'Italia? Che abbiamo il 30% del nostro debito pubblico nelle mani di residenti fuori dall'Italia e invece il Giappone, che ha il 250% del debito, certo, non si preoccupa perché tutto il debito è detenuto dalle banche giapponesi, dai Keiretsu, insomma da una società. Quindi la Cina sì, vuole qualche, come dire, apertura ai mercati internazionali, ma in nessun modo, anche qui rienfatizzo un po' come era nel film Wall Street, non può consentire a un ventenne con le bretelle di pigiare un bottone e mettere in ginocchio la propria economia o alterare la curva dei tassi. Quindi anche qui micro sì, cioè qualche piccola partecipazione sì, ma non che l'azionariato venga dominato da enti stranieri, specialmente per queste grandi società come Alibaba, Tencent ed altro che dominano i loro
all'interno del mercato cinese. Quindi il fatto che gli investitori possano andare via dalla Cina, per la Cina, attenzione, è quasi un bene. Molto chiaro, davvero. Michele Geraci, inutile dirlo, che chi ha letto tutto il piano quinquennale cinese, a pagina 2, ha trovato anche il tema sull'istruzione, non può che essere uno dei massimi esperti del sistema cinese. Grazie professore, è un piacere averla con noi, a prestissimo. Grazie a voi.